Benvenuto in questo nuovo video dedicato all'evoluzione del ciclo delle quinte. Evoluzione del ciclo delle quinte perché il ciclo delle quinte l'ho già presentato in alcuni video e anche all'interno di un post nel mio Best of Bass, nel mio blog Best of Bass, ed è un post piuttosto robusto dove si va già nel dettaglio, pur partendo da zero si va già nel dettaglio. Ma in questo video voglio andare ancora oltre, voglio praticamente darti quelli che sono dei concetti molto utili che ti possono servire poi per memorizzare in fretta le strutture armoniche sia di musica pop, musica leggera, ma anche di musica jazz. Quindi adesso alcuni minuti dove ti faccio sentire questo solo all'interno di questo ciclo delle quinte usato con diversi accordi. Poi nella terza parte andremo a vedere invece qual è la parte teorica, cioè che cosa ho usato, e quindi potrai capire come si possono sintetizzare facilmente strutture armoniche complicate se seguono il ciclo delle quinte, e anzi scopriremo che le strutture che armonicamente sembrano più facili in realtà sono le più complicate da utilizzare per improvvisare, mentre le strutture che sembrano in apparenza più complicate del ciclo delle quinte risulteranno più comode perché avranno meno centri tonali. Bene, ci vediamo allora tra qualche minuto.
Veniamo a capire il ciclo delle quinte. Il ciclo delle quinte è questo, chiaramente. Do, Fa, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Fa diesis o Sol bemolle, la stessa cosa, Si, Mi, La, Re, Sol, Do. Scritto sul pentagramma significa Do, Fa, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Fa diesis, Si, Mi, La, Re, Sol, Do. Questo ciclo delle quinte, scritto sotto forma di note, potrebbero essere tutte rapportate all'interno della tonalità di Do, che questi sono accordi. Il Do potrebbe essere un Do maggiore, o un Do minore, o un Do settima. Poi andare sul Fa, eccetera, eccetera, eccetera. Se li rapporto però alla tonalità di Do, il Do sarebbe il primo, il Fa sarebbe il quarto, poi qui inizierebbero una serie di accordi, e cioè in questa zona, che vanno dal Si bemolle fino al Fa diesis, una serie di accordi che non sono nella tonalità di Do, oppure per farli entrare nella tonalità di Do devo modificarli. Questo il Si bemolle sarebbe un settimo bemolle, cioè una nota che ha bisogno di un'alterazione per entrare nella tonalità di Do, che normalmente non ci sarebbe, così come il Mi bemolle è un bemolle terzo, bemolle sesto La bemolle, eccetera. Questa zona praticamente è fuori dalla tonalità, poi da qui si ritorna, infatti questo è il Si che è il settimo, il Mi che è il terzo, sesto il La, Re il secondo, Sol il quinto e Do il primo. Questo cosa vuol dire? Che se io questa zona la salto, parto e faccio Do, Fa e poi salto il Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Fa diesis, se vado direttamente al Si farei quindi Do, Fa, poi vado al Si, Mi, La, Re, Sol, Do. Sto facendo in questo caso degli accordi che nella tonalità di Do, come se noi li pensassimo come quadriadi, sarebbero Do settima maggiore, che va sul Fa settima maggiore, che va sul Si, che in questo caso sarebbe un Si semidiminuito, Mi minore settima, La minore settima, Re minore settima, Sol settima, Do settima maggiore. Praticamente sto seguendo questa linea in questa direzione, con l'obiettivo di arrivare sul primo. Viene fuori che prima di arrivare sul primo, mi segno qua giù a parte il primo, prima del primo c'è sempre il quinto, che chiaramente è una settima di dominante, prima ancora c'è il secondo, e infatti secondo, quinto, primo, l'avrei già sentito dire, sesto, secondo, quinto, primo, prima ancora c'è il terzo, sesto, secondo, quinto, primo, settimo, settimo, terzo, sesto, secondo, quinto, primo, e prima ancora del settimo c'è, anche se c'è un intervallo di quarta eccedente, non di quarta giusta, il quarto, e di conseguenza il primo ancora. Ed eventualmente dopo il primo tornerebbe ad esserci il quarto. Che cos'è questo? Questo è un ciclo delle quinte riportato alla tonalità di Do. Questo era il ciclo delle quinte completo, che questo era scritto completo. Se io tralascio questa parte qua, tutti quegli altri accordi fuori dal quadrato rosso sono all'interno della tonalità di Do. Ripeto, prima di arrivare al primo, che è il punto d'arrivo, c'è il suo quinto, poi c'è il secondo, cioè partendo è come dire Do settima maggiore, che va sul quarto, che è il Fa, che c'è il Si semidiminuito, che va sul Mi minore settima, La minore settima, Re minore settima, Sol settima, Do settima maggiore. Nel pezzo che ho suonato prima sono partito da quest'idea: faccio esclusivamente dei quinti, e cioè vuol dire che questi sono terza maggiore, settima minore. Vorrebbe dire che è un Do settima, vuol dire Do con il Si bemolle e col Mi. Ed è esattamente questo: dopo il Do settima vado a fare il Fa settima, Si bemolle settima, Mi bemolle settima, e cioè facevo così, che va sul Fa settima, che
va sul Si bemolle settima, che va sul Mi bemolle settima, La bemolle settima, Re bemolle settima, che va sul Fa diesis settima, che va sul Si settima, Mi settima, poi c'è il La settima, Re settima e ritorna alla fine sul Sol e poi dopo risolverà sul Do settima, che il Do era lo stesso iniziale. In pratica nel primo giro che ho fatto prima erano tutte dei quinti, ho usato questa come prima possibilità. Quando partivo con il Do settima, io dovevo pensare che ero il quinto di Fa e quindi stavo nella tonalità di Fa. Poi quando andavo sul Fa diventava un Fa settima, cioè quinto di Si bemolle, il Si bemolle quinto di Mi bemolle, il Mi bemolle quinto di La bemolle, eccetera. In pratica nel primo giro ho usato questa identica struttura. Nel secondo giro invece ho fatto una piccola modifica, secondo che va al quinto, e cioè questa struttura qua. Questa era la seconda possibilità. Seconda possibilità vuol dire che partendo dal Do era un Do minore settima che andava sul Fa settima, poi Do minore settima che andava sul Fa settima, e questo era in una tonalità, poi Si bemolle minore settima che va sul Mi bemolle settima, La bemolle minore settima che va sul Re bemolle settima. In pratica questo è sempre un minore settima che va sulla settima di dominante. Questo è un minore settima che va sulla settima di dominante. E quindi venivano fuori 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonalità diverse. Questo era il Do minore settima, allora Do minore settima che andava sul Fa settima, Si bemolle minore settima che va sul Mi bemolle settima, La bemolle minore settima che va sul Re bemolle settima, Fa diesis minore settima che va sul Si settima, Mi minore settima che va sul La settima, poi Re minore settima che va sul Sol settima e alla fine ritornava sul Do minore settima, che era quello iniziale. Ripeto, Do minore settima, Fa settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle minore settima, Re bemolle settima, Fa diesis minore settima, Si settima, Mi minore settima, La settima, Re minore settima, Sol settima e ritornava sul Do. Questo era il secondo giro, cioè secondo quinto. Io facevo solo dei secondi quinti. Poi nel terzo giro ho ancora cambiato e facevo sesto, secondo, quinto. Sesto, secondo, quinto vuol dire minore settima e settima di dominante. Questo era il terzo tipo di giro, e cioè Do minore settima, Fa minore settima, Si bemolle settima, Mi bemolle minore settima, La bemolle minore settima, Re bemolle settima. In questo modo io avevo 4 centri tonali. Andiamo a sentirli, sempre usando la nostra terza e settima. Allora, il Do minore settima, Fa minore settima e diventava Si bemolle settima. Poi risolveva sul Mi bemolle minore settima, Mi bemolle che andava sul La bemolle minore settima, sul Re bemolle settima, ed ero qua. Adesso Fa diesis minore settima, che andava sul Si minore settima, che andava sul Mi settima, poi La minore settima, Re minore settima, Sol settima. Te lo rifaccio, quindi qui avevo 4 centri tonali, perché questo era sesto, secondo, quinto, chiaramente questo di Mi bemolle, qui avevo la tonalità di Mi bemolle, qui avevo la tonalità di Sol bemolle, qui avevo la tonalità di La. Ti faccio risentire Do minore settima, Fa minore settima, Si bemolle settima, Mi bemolle minore settima, che è questo, La bemolle minore settima, Re bemolle settima, Fa diesis minore settima, Si minore settima, Mi settima, La minore settima, Re minore settima, Sol settima e ritornava sul Do minore settima iniziale, ero tornato da capo. Quindi nel terzo giro facevo sesto, secondo, quinto. Poi nel quarto giro sono partito ancora prima.
terzo, sesto, secondo, quinto, questo è il quarto giro, e terzo, sesto, secondo, quinto portava ad avere terzo, minore settima, sesto, minore settima, secondo, minore settima, quinto, e questa era una tonalità, questo, e questa era un'altra tonalità, questa era un'altra tonalità. In pratica il ciclo veniva diviso in 3 tonalità. Terzo, sesto, secondo, quinto di La bemolle maggiore, terzo, sesto, secondo, quinto di Mi maggiore, terzo, sesto, secondo, quinto di Do maggiore. Andiamo a vedere. Terzo, Do minore, sesto, Fa minore, Si bemolle minore, Mi bemolle settima. Questo di La bemolle, primo ciclo. Secondo giro, La bemolle minore settima, Re bemolle minore settima, Fa diesis minore settima, Si settima, esatto, poi Mi minore settima, La minore settima, Re minore settima, Sol settima, e dopo c'è di nuovo il Do minore settima. Ripeto, Do minore settima, Fa minore settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, e sono arrivato qui. Adesso La bemolle minore settima, Re bemolle minore settima, Fa diesis minore settima, Si settima, poi Mi minore settima, La minore settima, Re minore settima, Sol settima, e si ritorna da capo con il Do. In questo caso l'ottava sotto era partito dall'ottava sopra, ma non cambia. Ultima possibilità, ho allungato ancora di più il giro, e cioè partenza col terzo, sesto, secondo, quinto, primo e quarto. In questo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 accordi, vuol dire che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 accordi, dove il primo qua, la tonalità era La bemolle, terzo, sesto, secondo, quinto, primo, quarto, e qui partiva il nuovo ciclo, terzo, sesto, secondo, quinto, primo, che siamo in Re maggiore, quarto. E quindi con tutta questa serie di accordi così lunghe, in realtà le tonalità erano solo 2, i centri tonali erano 2, qui erano 3, qui erano 4, qui erano 6 e qui erano 12. Funzionava così: Do minore settima, Fa minore settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle settima maggiore e Re bemolle settima maggiore, che è il quarto, e sono arrivato qua. Rifaccio ancora questa prima parte: Do minore settima, Fa minore settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle settima maggiore, Re bemolle settima maggiore, e da qui c'era il nuovo ciclo che invece era Fa diesis minore settima, Si minore settima, Mi minore settima, La settima, Re settima maggiore e Sol settima maggiore. Do minore settima, Fa minore settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle settima maggiore, Re bemolle settima maggiore, cambio di giro, Fa diesis minore settima, che diventa Si minore settima, Mi minore settima, La settima, Re settima maggiore e Sol settima maggiore, che è il quarto, per poi tornare da capo con il Do. Quindi questo giro finale non fa altro che usare solo 2 centri tonali, quello di La bemolle maggiore e quello di Re maggiore. In pratica cosa succede? Che questa successione, che è il ciclo delle quinte ricavato all'interno di un'unica tonalità, l'abbiamo però riportata su tutte le varie tonalità. Quando usavamo solo il quinto, ogni nota del ciclo delle quinte era un quinto, quindi erano tonalità, 12 tonalità diverse. Quando le mettevamo in coppia secondo, quinto, diventavano 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonalità. Ogni 2 accordi c'erano 6 tonalità. Quando avevamo 3 accordi, sesto, secondo, quinto, avevamo sesto, secondo, quinto, sesto, secondo, quinto, sesto, secondo, quinto, sesto, secondo, quinto, quindi 4 tonalità col passaggio 3. Col passaggio 4, terzo, sesto, secondo, quinto, siamo qui. Abbiamo praticamente 3 tonalità, con il passaggio terzo, sesto, secondo, quinto, primo, quarto, che sarebbe il quinto passaggio. In questo caso noi abbiamo solo 2 centri tonali. Cosa vuol dire tutto questo?
che la successione secondo quinto primo o sesto secondo quinto primo sono tutte all'interno del ciclo delle quinte, all'interno di una tonalità, ma però può essere spalmato su tutti i 12 le note del ciclo delle quinte e quindi si ottengono diverse situazioni. Io non facevo altro che usare le scale maggiori che venivano fuori. Questo era un quinto, quindi un Do settima. Do settima vuol dire che usavo la scala di Fa maggiore. Fa settima vuol dire che usavo la scala di Si bemolle maggiore. Quindi usavo solo le scale maggiori relative a qua, 12 scale maggiori, qui 6 scale maggiori, qui 4 scale maggiori, 3 scale maggiori, solo 2 scale maggiori. Imparare questo tipo di logica ti permette di memorizzare velocemente molto quello che sono gli standard, quello che sono le situazioni armoniche tipicamente tonali, ma infatti in questo modo riesci anche proprio a diventare fluido nell'improvvisarci sopra, nel capire e quindi, ripeto ancora, concentrati sempre sull'idea di avere o un quinto, o il secondo quinto legato insieme, o il sesto secondo quinto legato insieme, terzo sesto secondo quinto legato insieme, oppure terzo sesto secondo quinto primo quarto legate insieme. Spero che ti sia piaciuta questa spiegazione molto importante per memorizzare più in fretta le strutture dei brani che sono proprio basati sulla musica tonale, cioè musica pop o musica leggera, ma anche la musica jazz, perché poi tutto questo ti fa capire anche che cosa vuol dire modulare. Modulare vuol dire passare da un centro tonale all'altro. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti invito a rivederlo con calma. Ciao!